Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video spiego come usare i verbi fare e lasciare seguiti da un infinito. Parlo di frasi come queste. I miei genitori non mi lasciavano uscire. Ho fatto entrare gli invitati. Lasciatemi cantare, Toto Cutugno. Fammi sapere e molte altre. Prima spiego la struttura di queste frasi, che è molto importante anche per capire quali pronomi usare. E poi parlerò del significato facendo un confronto con l'inglese. In queste costruzioni i verbi fare e lasciare sono chiamati verbi causativi o verbi fattitivi, quindi se cercate in un libro di grammatica cercate queste definizioni. La loro caratteristica è che il soggetto di questi verbi, cioè il soggetto di fare o lasciare, non compie direttamente l'azione, ma agisce su un altro soggetto che va a compiere l'azione. È un po' come due palle da biliardo. La prima agisce sulla seconda e la seconda va a compiere l'azione. I due verbi, quindi, cioè il verbo fare o lasciare e il verbo che segue all'infinito, hanno soggetti diversi. Quando dico i miei genitori non mi lasciavano uscire, il soggetto del primo verbo, lasciavano, è i miei genitori, mentre il soggetto del secondo verbo, uscire, sono io, perché sono io che non potevo uscire. La struttura di queste frasi, e quindi poi anche i pronomi che dobbiamo scegliere, dipende dal verbo che segue, cioè dal verbo all'infinito. Ora, voglio fare una precisazione. Queste frasi sono complicate. Ci sono molti casi diversi da distinguere. Tanto per dare un'idea, questa è la grande grammatica italiana di consultazione, questo è il secondo volume, in tutto sono 3 volumi. Questo è il secondo e alle costruzioni causative questo volume dedica 15 pagine, distinguendo tutti i vari casi. Quindi sicuramente un argomento non semplice, ma io darò un metodo molto semplice che funziona nella maggior parte dei casi, in quasi tutti i casi in realtà, ed è il metodo che consiglio di seguire ai miei studenti all'università. Con questo metodo semplificato dobbiamo distinguere solo 2 casi. Il primo caso, il verbo all'infinito, quello che segue fare o lasciare, non ha un complemento oggetto. Nel secondo caso, il verbo all'infinito ha un complemento oggetto. Vedremo tutti gli esempi. Gli esempi riguarderanno un po' il verbo fare, un po' il verbo lasciare, perché per quanto riguarda la struttura non c'è differenza fra questi 2 verbi. C'è differenza naturalmente per quanto riguarda il significato, ma parlerò dopo del significato. Cominciamo dal primo caso. Prendiamo la frase «Non hanno fatto entrare Gianni». Il soggetto del verbo fare è implicito ed è loro. Il soggetto del verbo entrare è Gianni, perché è Gianni che non è potuto entrare. Ma Gianni diventa il complemento oggetto di tutta la costruzione, cioè del blocco non hanno fatto entrare. È un po' come se i 2 verbi fare e entrare diventassero un verbo unico con un complemento oggetto che in questo caso è Gianni. E infatti mettiamo Gianni dopo i 2 verbi. Non possiamo dire non hanno fatto Gianni entrare. Gianni va messo, anche se è il soggetto del verbo entrare, va messo dopo il verbo entrare, appunto perché si comporta come complemento oggetto di tutto il blocco. Ora, perché è importante? Perché potremmo pensare, ok, ma cosa ce ne importa se Gianni è il soggetto o il complemento oggetto? È importante perché quando vogliamo sostituire il nome Gianni con un pronome, dobbiamo scegliere un pronome oggetto diretto e quindi diremo non lo hanno fatto entrare. Normalmente si metterebbe l'apostrofo, ma lo scrivo intero, lo, per far capire meglio quale pronome stiamo usando, se no diventano tutti uguali, L apostrofo. Se invece di Gianni il soggetto del verbo entrare sono io, dirò non mi hanno fatto entrare, mi, pronome oggetto diretto. Quando il verbo fare o lasciare è coniugato, il pronome clitico si può mettere solo prima dei 2 verbi. Se torniamo al primo esempio,
i miei genitori non mi facevano uscire, non posso dire i miei genitori non facevano mi uscire e non posso neanche dire i miei genitori non facevano uscirmi. Quindi una sola posizione per il pronome. Se invece il verbo fare o lasciare è all'infinito, al gerundio o all'imperativo, il pronome clitico va unito al verbo fare o lasciare. Ok, quindi questo era il primo caso, cioè l'infinito senza complemento oggetto. Passiamo al secondo. Il secondo caso è quello in cui il verbo all'infinito ha un complemento oggetto. Ho fatto riparare la macchina. La macchina è il complemento oggetto del verbo riparare e funziona anche come complemento oggetto della costruzione come blocco. Se voglio sostituire la macchina con un pronome, farò esattamente la stessa cosa che facevo prima e quindi dirò la ho fatta riparare. Anche in questo caso non uso l'apostrofo solo per far capire quale pronome sto usando. E attenzione anche all'accordo del participio passato, fatta. Come nel caso precedente, il pronome si mette prima dei due verbi. Ma cosa succede se vogliamo aggiungere un soggetto al nostro verbo all'infinito, nel nostro caso riparare? Quindi vogliamo aggiungere il meccanico, perché è il meccanico che ripara la macchina. Bene, il soggetto del verbo all'infinito in questo caso viene introdotto dalla preposizione a o da e quindi diciamo ho fatto riparare la macchina al meccanico o ho fatto riparare la macchina dal meccanico. Per quanto riguarda la differenza fra le preposizioni a e da, la differenza è minima. Quindi secondo me non è una cosa di cui ci si deve preoccupare. Nella maggior parte dei casi si può usare una o l'altra e il significato è praticamente lo stesso. Ma per chi fosse particolarmente interessato, chi volesse approfondire, c'è questo articolo dell'Accademia della Crusca e per chi lo volesse leggere metto il link nella descrizione. Per quanto riguarda i pronomi, ho detto che la macchina è il complemento oggetto e quindi usiamo un pronome oggetto diretto. La ho fatta riparare. Per il soggetto invece usiamo un pronome oggetto indiretto e quindi diremo, per sostituire il meccanico, gli ho fatto riparare la macchina. E naturalmente se vogliamo sostituire sia la macchina che il meccanico con due pronomi, diremo gliela ho fatta riparare. Anche in questo caso normalmente si mette l'apostrofo, ormai l'ho già detto, non lo metto solo per chiarezza. La differenza fra il primo e il secondo caso è molto importante perché in certi casi, anche con lo stesso verbo, posso usare, anzi devo usare, pronomi diversi. Immaginiamo questa situazione. Io ho deciso che la mia amica Gianna canterà al mio matrimonio. Posso dire la faccio cantare, in questo caso cantare non ha un complemento oggetto, ma devo dire le faccio cantare una canzone. In questo caso cantare ha un complemento oggetto, una canzone, e quindi Gianna diventa il complemento oggetto indiretto le. Vediamo un paio di esempi reali. Il primo è ancora dai Giovedì della signora Giulia. Non lasci vedere gli atti a nessuno. In questo caso non lasci è un imperativo formale del verbo lasciare, poi abbiamo l'infinito vedere, gli atti è il complemento oggetto, gli atti sono come dei documenti legali, come i documenti di un processo, e poi abbiamo a nessuno. Nessuno è il soggetto del verbo vedere che viene introdotto dalla preposizione a. Il secondo esempio è dalle notizie sportive. Un gesto della Nord gli ha fatto capire che il futuro è nerazzurro. Ora, un gesto della Nord è il soggetto del verbo fare. Parentesi, per chi non fosse pratico di sport, la Nord è la curva Nord, cioè un settore dello stadio di San Siro dove ci sono i tifosi dell'Inter. E poi abbiamo gli ha fatto capire che il futuro è nerazzurro. In questo caso abbiamo una frase intera che il futuro è nerazzurro che funziona come complemento oggetto. E poi abbiamo il soggetto del verbo capire che è rappresentato dal pronome gli, a lui,
che si riferisce naturalmente a Lukaku. Per il significato, la cosa importante da tenere presente è che il significato, in particolare del verbo fare, cambia leggermente a seconda del contesto e per questo mi piace fare un confronto con l'inglese, perché per ognuno di questi significati l'inglese utilizza un verbo diverso. Se finora ti piace il video, mi raccomando, lasciami un bel pollicione che mi fa sempre piacere. Il significato di lasciare non è un problema perché in genere significa sempre permettere, come nel mio primo esempio i miei genitori non mi lasciavano uscire, significa non mi permettevano di uscire. Oppure in questo esempio preso da un articolo di Repubblica che riporta le parole di Papa Francesco. Quanto dolore sentiamo nel vedere i nostri fratelli e sorelle morire in mare perché non li lasciano sbarcare, non permettono loro di sbarcare o non gli permettono di sbarcare. Il verbo lasciare quindi corrisponde all'inglese to let o leave, come nell'espressione comune che si sente spesso lasciami stare, che più o meno corrisponde all'inglese leave me alone. E in questo caso lascia è un imperativo e per questo uniamo il pronome me al verbo lasciare. Il significato del verbo fare invece varia un po' di più a seconda del contesto, perché può significare permettere, proprio come il verbo lasciare, oppure in altri casi ha un significato di coercizione, quasi di costringere qualcuno a fare qualcosa, mentre in altri casi ha il significato di incaricare qualcuno di fare qualcosa. Quando dico, per esempio, ho fatto riparare la macchina, significa che ho incaricato qualcuno di riparare la macchina e in questo caso corrisponde all'inglese have. Mentre quando dico ho fatto entrare gli invitati, intendo dire che ho permesso agli invitati di entrare e in questo caso potrebbe corrispondere all'inglese let. Ma in una frase come questa ci hanno fatto tornare indietro, abbiamo questo significato di coercizione, di costrizione e qui corrisponde all'inglese to make. Corrisponde all'inglese to make anche un significato come questo, anche se manca quest'idea di coercizione. Le fotografie mi hanno fatto tornare indietro nel tempo. Ci sono poi espressioni molto comuni con questi verbi. Ho già nominato lasciami stare, ma possiamo pensare anche a fammi sapere, che corrisponde all'inglese let me know. Viene spesso usata all'imperativo, anche se non solo naturalmente. All'imperativo, attenzione, informale, fammi sapere. Se vogliamo usare un imperativo formale, dobbiamo dire mi faccia sapere. E un'altra espressione molto comune è fare vedere, che significa mostrare. Questo è un esempio preso da un racconto di Dino Buzzati. Su, vieni qua, fammi vedere le belle bottigliette, che significa mostrami. Anche in questo caso è un imperativo con il pronome oggetto diretto mi unito all'imperativo. Bene, allora fammi sapere se ti è piaciuto il video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!